Una vita intera che scorre davanti, passo dopo passo. Saper scalare una montagna di tensione sulle spalle. Conoscere già la direzione, seguire ciò di cui sei sempre stato convinto. Il meglio deve ancora venire. Entrare nella testa di Andriy Shevchenko è tanto semplice nella teoria quanto complesso nella pratica. Se il tuo mentore è uno come Lobanovsky, in fondo, tutto ciò che sei è frutto di un lavoro incessante a livello fisico e mentale, il desiderio di fare del calcio la propria vita, oltre le volontà dei genitori, più propensi all'idea di una carriera militare, la presenza di un colonnello, solo su un campo da calcio, come ragione per cui Andriy è diventato Sheva. Allenamenti massacranti, corazza d'acciaio che si forma giorno dopo giorno. Shevchenko diventa la nuova stella nascente del calcio europeo. Ad accorgersene in tempo utile per strapparla alla concorrenza è il trio Galliani-Braida-Galbiati. Il rapporto stilato non ammette altre interpretazioni. Scintilla scoccata, la tripletta segnata al Camp Nou sotto lo sguardo del diavolo. È un biglietto da visita ed aereo. Perfetto. 1 anno e mezzo dopo, Andriy spicca il volo verso Milano per scrivere la storia nell'anno del centenario rossonero. Espressione felicemente timida, ma ben diversa in campo, e lezioni di italiano da subito al via. Sheva vuol far capire immediatamente di che pasta sia fatto. Gli allenamenti in Italia sono bicchieri d'acqua bevuti in un sorso rispetto alle sedute con Lobanovsky. Andriy non si stanca mai, la voglia di migliorarsi e di convincere subito lo porta spesso a lasciare per ultimo il campo. La prima presenza in rossonero arriva il 21 agosto del 1999, nella gara di Supercoppa italiana persa contro il Parma a San Siro. Il primo gol, invece, appena 7 giorni dopo, Shevchenko colpisce subito contro il Lecce. Conquistare il nuovo popolo con lo Sheva sulle spalle, traduzioni in ebraico del numero di maglia indossato e cedutogli da Ibrahim Ba al momento del suo arrivo. Andriy farà incidere quel 7 su un crocefisso portato al collo, baciato durante l'esultanza di uno dei tanti gol realizzati. Dopo l'esordio rossonero in Champions League, nello 0-0 sul campo del Chelsea, arriva anche il primo gol europeo con il Milan, segnato a San Siro contro il Galatasaray. Per le gioie europee, il momento giusto arriverà più avanti. In Italia, invece, Sheva è letteralmente scatenato sin da subito. Nella sfida ad alta classifica contro la Lazio, le cose si mettono male. Sotto 3-1, Andriy si arrabbia. Quando la squadra perde, sento che la colpa è mia. La reazione è da campione, nonché da prima tripletta in Serie A. Macchina da gol irrefrenabile, i messaggi lanciati con la maglia della Dinamo Kiev si sono rivelati monito più che chiaro sulle qualità di Shevchenko. Nel dicembre del 99 arrivano anche i primi gol in Coppa Italia e la prima doppietta in campionato, realizzata contro la Reggina. 2 delle 24 reti segnate a fine stagione che valgono, al primo anno in Italia, il titolo di capocannoniere in Serie A, conquistato anche 4 anni dopo, con lo stesso numero di reti segnate. L'amore tra Sheva e il mondo rossonero è già esploso, cambieranno gli allenatori, non il suo istinto per il gol, dimostrato anche nella prima doppietta rossonera in Champions League, nei preliminari, contro la Dinamo Zagabria. Shevchenko segna in ogni modo, l'Inter diventerà la sua vittima preferita, il duello da derby con Ronaldo finisce in un coro che gli regala e gli regalerà sempre brividi e pelle d'oca. Sa sorprendere anche se stesso, Andriy, con gol così, ad esempio. Non chiedetegli più se fosse un tiro o un cross, lui ne è sicuro, voleva calciare. Istinto da predatore che lo porta a laurearsi a fine anno, per la seconda volta in carriera e per la prima in rossonero, capocannoniere della Champions League. Gol a grappoli, bacheca ancora tutta da riempire. L'arrivo di Ancelotti, allenatore divenuto amico, farà le sue fortune e quelle del Milan. Dopo aver messo da parte i problemi al menisco, Andriy si presenta all'appuntamento con le notti europee tirato a lucido. Un destro all'Inter per eliminarla in semifinale, proiettandosi verso la notte più bella della sua vita. Il 28 maggio 2003, Shevchenko spiazza Buffon e tensione. Con il rigore decisivo contro la Juve, Andriy si regala la sua prima Champions League in carriera. Via alla festa, 3 giorni dopo Manchester, arriva anche la prima Coppa Italia conquistata da Sheva. La sua firma, messa nella gara d'andata contro la Roma, non può mancare.
È l'inizio di un periodo magico in cui Shevchenko segna letteralmente sempre. La nuova stagione si apre con il timbro decisivo al Porto per la prima Supercoppa europea vinta in carriera. In campionato, invece, i suoi 24 gol spezzano i sogni di ogni inseguitrice. Il 2 maggio 2004 Andrì chiude il discorso scudetto, laureandosi per la prima volta campione d'Italia. Il più forte, il più decisivo, agli appuntamenti che contano, Sheva è il primo ad arrivare pronto. La tripletta alla Lazio, perla inclusa, consegna nelle sue mani la prima Supercoppa italiana vinta in carriera, cancellando la prima, lontana delusione del suo esordio rossonero. Inevitabile, a dicembre, vederlo salire sul gradino più alto del podio per il primo e unico pallone d'oro vinto in carriera, portato in omaggio a Lobanovskij sulla sua tomba. Immagine simbolo di un crescendo rossiniano culminato, nelle prime volte in rossonero, nel segno della grandezza, numerica e di talento, con il primo poker personale in Champions League, rifilato al Fenerbahce. Di strada Shevchenko ne ha fatta e come, mai tanta, forse, come quei 60 metri di camminata a Old Trafford verso il dischetto, durati una vita, teatro dei sogni della famosa prima volta, o prima coppa, che non si scorda mai.